Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa. Purtroppo abbiamo accumulato per i motivi di controlli di sicurezza e di accrediti un notevole ritardo, quindi dovremo essere particolarmente sintetici. Io sono Riccardo Maggi, sono un deputato italiano ed è per me un onore ospitare oggi questo momento qui, ospitare Mark Rozzi, della cui attività sicuramente sarete informati, ospitare nel Parlamento italiano un momento di informazione su un tema che si è rivelato negli anni essere un problema sistemico e strutturale per la Chiesa Cattolica nel mondo. Oggi, come è noto, c'è una riunione, un consesso dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo su questo tema. Papa Francesco ha questa mattina in apertura annunciato un impegno perché si esca dalle condanne generiche e si facciano dei fatti concreti. Di fatti concreti le persone che sono a questo tavolo ne aspettano da molti anni nei loro vari ruoli, perché tutti combattono in prima linea contro gli abusi sui minori da parte di membri del clero e purtroppo finora però se ne sono visti pochi. C'è stato un aumento dell'attenzione su questo tema e su questo problema, ma restano questioni aperte molto gravi. Io ne cito solo una, quella che riguarda il fronte della giustizia e degli obblighi per i membri del clero di denunciare fatti di cui vengono a conoscenza. Solo per dire due paesi che sono rappresentati qui, l'Italia e gli Stati Uniti, da questo punto di vista vedono e vivono delle criticità enormi. Io voglio lasciare la parola, per il tempo che ci rimane non è moltissimo, agli amici che sono qui, ai nostri ospiti, che faranno anche le loro valutazioni su quali sono le loro aspettative da questo appuntamento che si sta svolgendo in Vaticano. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io inizierei un attimo spiegando e separando i ruoli dello Stato dalla Chiesa. Lo faccio con un esempio molto semplice e diretto. Prego? Sono Francesco Zanardi, Presidente della Retlabuso. Lo faccio con un esempio molto semplice e diretto. Bene, voi siete tutti giornalisti. Se fra voi giornalisti c'è un giornalista pedofilo, l'Ordine dei giornalisti istituisce un tribunale per processarvi? No. Questo viene denunciato alla magistratura. Ora, la domanda è questa: perché la Chiesa dovrebbe gestire la questione pedofilia? La questione pedofilia non è questione di religione, sono crimini. La pedofilia, secondo me e secondo i colleghi e secondo la logica, va gestita e giudicata dai paesi dove i crimini vengono commessi in base alle leggi e alle regole di quei paesi. Detto questo, cominciamo a parlare appunto col problema italiano. Il problema italiano purtroppo è emerso anche il 22 e il 23 di gennaio scorsi presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite di Ginevra, dove ero presente con il mio avvocato, dopo una serie di diciamo, lacune che noi abbiamo denunciato alle Nazioni Unite sulla base della Convenzione per la tutela dei minori. La prima diciamo, cosa che è uscita, la prima accusa, è stata diretta alla magistratura italiana, una magistratura accusata dalle Nazioni Unite di non fare indagini e di avere un atteggiamento veramente molto molto blando nei casi di condanna, ma nei casi di condanna poi espanderò un po' dopo, perché c'è un'indagine notevole fatta da Emanuela Provera e da Federico Tulli su dove vanno a finire i sacerdoti pedofili condannati in Italia. Bene, hanno interrogato le 191 carceri italiane, attualmente in carcere abbiamo 5 sacerdoti soli, 1 condannato per pedofilia. La nostra associazione ha censito
300 casi di abusi sessuali negli ultimi 10 anni, di cui 144, e questo è solo quello che è uscito sui media, quindi il sommerso non lo conosciamo, 144 di questi casi sono stati condannati in via definitiva. Ci sono dei vuoti enormi. La Chiesa si muove generalmente, ad esempio, a livello di conferenza episcopale, si muove sulla base delle leggi del Paese. Per esempio, in Italia la Chiesa non impone l'obbligo di denuncia, in Francia sì. Perché lo impone in Francia e in Italia no? Perché in Italia lo Stato non obbliga i vescovi a denunciare questi casi di abuso, in Francia invece sì. Quindi vediamo che c'è un vuoto legislativo che va riempito. Poi ci sono un'altra serie di problematiche che sono emerse in sede delle Nazioni Unite, ovvero anche un'istruzione nei confronti dei minori su quello che è giusto che accada e quello che non è giusto che accada, ovvero il minore è il primo a rendersi conto se sa riconoscere un abuso sessuale o qualcosa che non va, è il primo che può dare l'allarme. Servirebbe istruire in qualche modo i minori, no? In modo che possano, diciamo, riconoscere quello che è sbagliato e possano intervenire e difendere. Lo Stato italiano è importante che faccia, come è accaduto in tutti i paesi più industrializzati del mondo, una commissione d'inchiesta e quantifichi l'entità del fenomeno, perché in Italia non esiste un dato riconosciuto dallo Stato, un dato pubblico, tranne quello che forniamo noi come associazione, su quanti siano i casi di pedofilia. Poi si chiede di garantire indagini trasparenti, eccetera, eccetera. C'è un altro punto molto importante che è quello del certificato antipedofilia introdotto dietro alla Carta di Lanzarote. Un certificato che in Italia è stato applicato sollevando dall'obbligo di esibirlo tutto il mondo del volontariato, che comprende anche i sacerdoti. E purtroppo però il mondo del volontariato è quello che storicamente da sempre è più a rischio. Ora, anche riguardo il certificato antipedofilia, che andrebbe espanso appunto anche al volontariato e ai sacerdoti, c'è un altro problema. Se la Chiesa non denuncia all'autorità giudiziaria i crimini commessi dai sacerdoti, anche l'autorità giudiziaria non può produrre un certificato antipedofilia che sia corretto. Sulla mancanza di una commissione d'inchiesta in Italia abbiamo cercato di ottenere dei dati e il collega irlandese, sulla base dei paesi che hanno fatto commissioni d'inchiesta governative, sulla base della popolazione e sulla base dei sacerdoti che sono in quei paesi, ha stilato una proiezione. E in Italia potremmo avere fino a 1 milione di vittime. Questo è un dato che lo Stato deve sicuramente andare a vedere, andare ad accertare. Prego. I'm going to introduce. Hold on. No, I'm going to introduce it. Could we? Do you have to stay up here too because I have another speaker? You can go. Troppo sintetico? Okay. Thank you, Tim. Appreciate that. Salve a tutti, io sono Simone Padovani, sono un membro fondatore dell'associazione ECA Global, la quale è un'associazione, sono quindi come rappresentante, ed è un'associazione che cerca di unire a livello globale le varie associazioni, quindi Bishop Accountability, SNAP e varie, nel tentativo appunto di dare una visione più ampia e globale di quello che è appunto la problematica. Tale è la dimensione in questo momento.
ECA, da questo punto di vista, il messaggio che vuole portare in questa situazione è proprio quella che è arrivato il momento di rendere effettive tutte quelle che sono state le pratiche sinora promesse ma mai mantenute a livello del Vaticano, ma anche e soprattutto nel caso italiano a livello sia legislativo che a livello di governo, in quanto si tratta di applicare appunto delle nozioni e delle indicazioni che sono già fornite dalle Nazioni Unite. In quanto rappresentante appunto di ECA Global qui presente, di cui membro fa anche parte Francesco Zanardi e anche altri qui presenti, il messaggio che volevamo appunto portare è che in questi giorni quello che è richiesto ed è necessario è esattamente che venga fatto qualcosa di concreto e i mezzi e i passi per farlo sono già tutti esistenti. Papa Francesco sarebbe in grado in pochissimo tempo di riuscire a costruire e a consegnare una legge universale che forzi i vescovi e i cardinali che siano a conoscenza di un abuso appunto a riportarlo alle autorità civili. Questo sarebbe il primo passo per poi poter proseguire invece ad un'educazione, ad una valutazione di quello che è il fenomeno globale, che grazie al lavoro che stanno facendo con Bishop Accountability, SNAP, di raccolta dati e quant'altro, abbiamo un quadro veramente terrificante di quella che è la situazione mondiale. Detto questo, chiudo personalmente il mio intervento, anche perché il tempo è poco, faccio una comunicazione. Il deputato Riccardo Maggi è dovuto uscire prima perché appunto aveva una votazione in corso e quindi si scusa per non essere potuto essere presente qui sino alla fine. Grazie a tutti. Io, essendoci ancora un attimo di tempo, perché prima non ho spiegato bene, non ho spiegato bene il discorso, no? Il discorso che... Ecco, scusate, dicevo, rubo ancora un attimo di tempo, prima ho lasciato un po' di spazio, mi riferivo a questo libro. Questo libro è importante perché svela in qualche modo la complicità che esiste, la tacita complicità che esiste tra lo Stato italiano e la Chiesa, una Chiesa che in Italia negli ultimi 20 anni di scandalo non è riuscita a produrre nulla per le vittime, ma è riuscita a costruire 21 strutture della Chiesa sul territorio italiano, dove la stessa magistratura affida i sacerdoti agli arresti domiciliari, strutture che non hanno un regime carcerario, strutture dalle quali, per esempio, l'anno scorso Don Ruggero Conti, condannato a 15 anni per aver abusato di 8 bambini, si è preso tranquillissimamente un taxi da Roma a Milano, quindi circa 3.000 euro di taxi che evidentemente aveva in tasca essendo in carcere, no? E quello che dicevo prima, appunto, la verifica che hanno fatto Tulli e la Provera per vedere quante persone erano in questi carceri e quante in realtà erano in queste strutture, ha portato al risultato che attualmente nelle carceri italiane abbiamo un solo sacerdote pedofilo. Scusate, volevo solo chiarire questo passaggio. Thank you, Francesco. Chiudo ancora sulla cosa importante, è una riflessione questa. Ora, tutto quello che sta accadendo è solo per una questione di competenze, non è grazie alla Chiesa. Se questo scandalo oggi emerge è grazie alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare in tutto il mondo. La Chiesa sta solo reagendo a questi attacchi e vi ricordo che solo 10 anni fa le vittime che denunciavano erano, diciamo, etichettate come persone che volevano fare del male alla Chiesa. Quindi al momento non c'è un cambiamento da parte della Chiesa, la Chiesa è costretta di fronte a dati endemici e palesi a reagire o far finta di reagire come ha fatto fino adesso, perché la tolleranza zero di Papa Francesco al momento è solo un proclama, non abbiamo visto alcun vescovo denunciare alcun prete pedofilo, non abbiamo visto ancora da parte del Papa rimuovere alcun cardinale, vescovo o via dicendo. Tutti quelli che sono stati rimossi perché loro stessi hanno chiesto la riduzione o le dimissioni e il Papa le ha accettate, che è cosa ben diversa. Grazie. If there's any questions, we could take them now. If there, go ahead.
Stimolio from Associated Press. Faccio la domanda prima in italiano, poi in inglese, se qualcuno volete. Dato che in Italia la Chiesa cattolica è così, diciamo, intrecciata con la politica italiana, parlando in modo realistico, cosa deve succedere in Italia per diciamo, cambiare le cose? And in English I basically said, given that in Italy the Catholic Church is so entwined with Italian politics, what really has to happen to make something change in the way Mr. Zanardi was talking about in Italy's system? Allora, in Italia, come ricepiamo anche dalle raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite, raccomandazioni fatte in realtà su un mio report mandato a Ginevra, dove ho documentato le lacune italiane e le Nazioni Unite semplicemente hanno ravvisato che le nostre lamentele erano fondate. Ora, è vero che la giustizia in Italia non funziona, è anche vero che è necessaria assolutamente una modifica dei patti lateranensi, perché all'articolo 4.4 dei patti lateranensi i vescovi, a meno che non siano personalmente indagati, possono addirittura rifiutarsi di rispondere alla magistratura. Nel protocollo addizionale, paragrafo 2, comma B, la magistratura si impegna a comunicare alla Chiesa l'apertura di un fascicolo su un prete, cioè io praticamente magistrato indago su uno di voi e vi dico guarda che sei indagato, così tu hai tutte le possibilità di far sparire testimoni, comprarteli come fa la Chiesa tranquillamente, perché questo è quello che accade. Le tariffe della Chiesa per comprare le vittime partono dai 15.000 euro e concludono a 30.000 euro, quindi non sono risarcimenti, è comprare il silenzio delle persone. Federico Tulli, il settimanale Left. Ecco, lei ha sottolineato l'esistenza di un accordo tra Stato e Chiesa in Italia, appunto, per cui i vescovi non sono tenuti a informare l'autorità giudiziaria nel momento in cui ricevono una denuncia. Quindi in un certo senso l'obbligo di denuncia che si chiede ai vescovi viene impedito non tanto dalle loro linee guida quanto proprio da un accordo tra Stato e Chiesa, se ho capito bene. Ecco. La seconda cosa, quindi non so se può approfondire meglio, la seconda cosa è nel 1962 e poi nel 2001 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato due documenti che sono il primo, il Crimen Sollicitationis, è rimasto segreto per quasi 40 anni. Il secondo è stato emanato da Joseph Ratzinger quando era capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. E un punto essenziale di questi documenti riguarda il segreto pontificio, cui sono sottoposte tutte quante le procedure che riguardano appunto crimini particolarmente gravi, in cui rientrano gli abusi compiuti durante la confessione. Quindi quando Bergoglio parla di tolleranza zero, secondo lei vuol dire che eliminerà prima o poi il segreto pontificio per dar modo anche ai vescovi poi di darsi l'obbligo di denuncia? Ma io non capisco come Bergoglio oggi possa parlare di tolleranza zero, intanto quando questi due documenti sono tuttora in vigore e sono due documenti che contrastano nel pratico davvero con la tolleranza zero. Io comunque sia ritengo che, per carità, l'unica funzione, l'unica competenza della Chiesa in questa materia sia quella di comunicare all'autorità giudiziaria del paese dove i crimini vengono commessi i crimini. È molto semplice. Poi la Chiesa, ripeto, sotto l'aspetto spirituale non ho nulla in contrario
che faccia i propri processi canonici, ma come è emerso dalla nostra avvocatura in più occasioni, purtroppo i processi canonici che generalmente non vengono fatti, guarda caso si avviano quando la magistratura avvia delle indagini. Bene, in questi processi canonici, con la scusa di dare giustizia alla vittima, il Tribunale canonico acquisisce invece dalla vittima le peculiarità, diciamo, dell'episodio, peculiarità che poi vengono portate in un'aula di tribunale. Ora, anche qui la Chiesa è abbastanza truffaldina su questo punto, perché in realtà la Chiesa, quando avvia i processi canonici e parallelamente c'è un processo penale, non dà mai la sentenza finché non c'è la sentenza del processo penale. E vi spiego il perché. Perché la Chiesa, se desse una sentenza su un prete in sede canonica, questa verrebbe portata in sede giudiziaria e sarebbe un'ammissione di colpa della Chiesa. Quindi la Chiesa, se vuole trasparenza, sia realmente trasparente. Questa non è trasparenza, questo è prendere in giro fedeli, cittadini, vittime e chiunque altro. I just want to thank everybody for being here today, and any further questions we can handle outside. Thank you so much.